Il mondo le conosce molto bene, sono piene di risorse per affrontare praticamente qualsiasi situazione, possiedono un'intelligenza collettiva ed esattamente come un cervello umano, una colonia di formiche opera senza un controllo centrale. Entrambi sono un insieme di individui che interagiscono, sia neuroni che formiche. Utilizzano semplici interazioni chimiche che tutte insieme generano quello che possiamo chiamare comportamento. Gli umani usano il cervello per ricordare, le formiche possono ricordare? Questa domanda porta automaticamente ad un'altra serie di domande. Che cos'è la memoria? Come fanno le colonie di formiche a ricordare se la vita di ogni operaia e la memoria individuale di ogni singola formica sono così limitate? Per noi, la memoria è la capacità di ricordare qualcosa che è accaduto nel passato. Sappiamo che la nostra memoria si basa sui cambiamenti, quando un insieme di neuroni collegati si stimolano a vicenda e che quella memoria viene rinforzata in qualche modo durante il sonno. Usiamo personali rappresentazioni memorizzate per parlare di qualcosa che ci è accaduto in passato, o possiamo continuare a svolgere un compito che abbiamo appreso precedentemente come leggere o andare in bicicletta. Qualsiasi essere vivente può esibire la forma più semplice di memoria, cioè un cambiamento dovuto agli eventi passati, persino le piante. Un albero che ha perso un ramo ricorda lasciando tracce nel disegno della corteccia e nella sua stessa forma. Tu, per esempio, potresti essere in grado di descrivere l'ultima volta che hai avuto un'influenza, come potresti non farlo? Ad ogni modo, in un certo senso il tuo corpo ricorda, perché alcune delle tue cellule ora hanno anticorpi diversi che si adattano a quel particolare virus. Eventi passati possono alterare il comportamento delle formiche e delle colonie di formiche intese come un unico superorganismo. Ad esempio, le formiche a cui è offerto del cibo ricorderanno la posizione per alcuni minuti e molto probabilmente torneranno sul posto. Alcune specie che vivono nei deserti ricordano quanto hanno camminato o quanti passi ci sono voluti per raggiungere una certa posizione rispetto al nido. Una colonia di formica rufa ricorda il suo sistema di sentieri che porta ai diversi acervi o a certi alberi, anno dopo anno, anche se praticamente tutte le formiche dell'anno precedente sono morte. Nelle foreste del nord Italia, queste formiche si nutrono delle escrezioni di afidi e cacciano altri artropodi. I loro nidi sono enormi cumuli di aghi di pino situati negli stessi luoghi anche per decenni, occupati da moltissime generazioni di formiche. Ogni formica tende a fare lo stesso percorso giorno dopo giorno, sullo stesso albero o sullo stesso sentiero. In primavera, quando le formiche si riattivano dopo l'ibernazione invernale, le formiche più anziane escono insieme a quelle più giovani, lungo i percorsi abituali. Quando le formiche più anziane muoiono, le formiche più giovani adottano il medesimo percorso come proprio, portando così la colonia a ricordare o riprodurre le tracce dell'anno precedente. Il foraggiamento in una colonia di formiche richiede anche la memoria individuale di ogni singola formica. Le formiche mietitrici del genere Messor, mentre cercano semi, usano segnali di feromoni. Le foraggiatrici percorrono sentieri che possono estendersi per decine e decine di metri dal nido. Ogni formica che cerca cibo lascia una scia di feromoni e cerca fino a quando non trova un seme. Quando lo trova, lo raccoglie con le mandibole e tenta di tornare indietro seguendo la stessa traccia, usando persino l'angolo della luce del sole e le scie delle altre foraggiatrici in uscita come guida per tornare al nido.
Una volta dentro, lascia cadere il seme e viene stimolato nuovamente ad uscire all'esterno in base alla velocità con cui incontra altre formiche che tornano al nido con semi. Nel suo prossimo viaggio lascerà la sua scia fino a tornare circa allo stesso punto e ricomincerà a cercare. Ogni giorno la forma dell'area di foraggiamento della colonia cambia. Dovresti immaginarla più o meno come un'ameba che si espande e si contrae. La cosa interessante è che nessuna formica ricorda la posizione della colonia. Durante il primo viaggio, ogni foraggiatrice tende ad andare oltre il resto delle altre formiche che viaggiano nella stessa direzione. Il risultato finale è tipo un'onda che si allunga man mano che il giorno avanza e che si ritira gradualmente, poiché sembra che le formiche in ricerca vicino al formicaio siano le ultime a rinunciare. Di giorno in giorno, il comportamento della colonia cambia e ciò che accade un giorno influisce con quello successivo. Ricordi il video dell'esperimento con Polyrhachis dives? In pratica ho marchiato alcune formiche con dei puntini colorati in base alle loro mansioni e creato alcune situazioni per infastidire la colonia e vedere le loro reazioni. Ho messo fuori dal formicaio della segatura che le operaie dovevano spostare. Ho anche bloccato e interrotto alcuni sentieri in modo che le foraggiatrici dovessero lavorare di più e utilizzare percorsi alternativi. Ho creato disturbi che le formiche esploratrici cercavano di respingere. Ho persino danneggiato volutamente una parte del formicaio e aggiunto altri elementi come piante e altri tipi di contenitori in arena. Ogni esperimento ha interessato direttamente un solo gruppo di operaie, ma questo cambiava inevitabilmente l'attività di tutti gli altri gruppi. Le operaie assegnate ad un gruppo con un compito specifico decidono se essere attive o meno a seconda della frequenza con cui incontrano altre operaie che svolgono altri compiti. Ho ripetuto l'esperimento per diversi giorni e la colonia ha continuato a comportarsi sempre allo stesso modo, nonostante le formiche abbiano cambiato compiti e posizioni. Molte addette alla manutenzione sono diventate foraggiatrici. Molte formiche non marchiate si sono aggiunte ai vari gruppi, ma il comportamento generale della colonia è rimasto lo stesso sia durante i disturbi sia in stato di quiete. Nessuna singola formica ricordava cosa è successo il giorno prima, ma in un certo senso la colonia sì. Guarda come reagiscono ad una blatta che ho appena ucciso. Decine di formiche sono attirate dal cibo e sono eccitate dalle tracce, ma non vanno in panico come invece succedeva quando la colonia contava poche centinaia di formiche. Ho potuto osservare come la mia colonia di Polyrhachis dives si è adattata con l'esperienza alla normale routine. All'inizio, azioni come posizionare il cibo o semplicemente pulire l'arena allertavano l'intera colonia, che andava in agitazione, tentava di contrastare l'intruso. Entravano in una sorta di panico collettivo, morsi e acido formico in abbondanza su qualsiasi cosa cadeva in arena o che ancora si muoveva. Accadeva quello che accade in questo momento alla mia colonia di Camponotus fagus.
Uccido sempre gli insetti che fornisco alle mie formiche, ma capita di frequente che le blatte si muovono ancora per diverse ore dopo averle uccise. La blatta continua a scalciare e a muoversi, ma le formiche della colonia di Polyrhachis dives non si lasciano più intimidire da questi movimenti. Invece di entrare in panico e rispondere in maniera aggressiva, le formiche usano questi movimenti a loro vantaggio per cercare di afferrare l'estremità o salire sulla preda. Ho visto questa scena centinaia di volte e la colonia sembra aver imparato a gestire prede che si muovono ancora dall'esperienza dei pasti precedenti. Questo è sorprendente. Conosciamo l'efficienza della memoria collettiva delle formiche, ma quello che mi sorprende qui è che questa colonia ha mostrato segni di apprendimento che ho potuto osservare in prima persona. Le formiche gestiscono questi eventi con molta più calma. Non c'è tutta quell'agitazione che invece potevo osservare anche solo l'anno scorso, molto simile alla confusione che abbiamo visto con la giovane colonia di Camponotus. Sì, vengono eccitate dalla presenza di cibo e ne percepiscono le vibrazioni, ma questo non allerta più tutta la colonia. Ora le formiche sono più concentrate a gestire strategicamente questa situazione, piuttosto che sprecare energie per cercare di contrastarla. Questo, a pensarci, è veramente strabiliante. Come la colonia abbia maturato la sua conoscenza a questi eventi nel corso del tempo e come ha reagito cambiando il proprio comportamento in modo da gestire adeguatamente queste situazioni. Le nutro regolarmente e in abbondanza, in modo da soddisfare il fabbisogno sempre crescente di proteine. Ho aggiunto una pianta all'arena, volevo vedere come avrebbero gestito materiale che potevano spostare e se la pianta fosse sopravvissuta alla presenza delle formiche che scavano e tessono un nuovo nido vicino alle radici. Ho in progetto di spostare questa colonia in un vero e proprio terrario. Ma voglio essere sicuro di riuscire a gestire tutto come si deve. Serviranno anche altri artropodi se voglio creare un ecosistema autosufficiente. Ma ti ho già spoilerato anche troppo. Tornando a noi, presumo che oramai la colonia abbia imparato a gestire questi eventi e che facciano parte della sua memoria. Le colonie di formiche possono vivere per decenni, l'intera vita della regina che produce tutte le formiche, ma le singole formiche vivono al massimo qualche anno. Le formiche usano la velocità con cui si incontrano e annusano altre formiche o le sostanze chimiche depositate per decidere che cosa fare dopo. Un neurone usa la velocità con cui viene stimolato da altri neuroni per decidere se interagire. In entrambi i casi la memoria deriva dal cambiamento nel modo in cui formiche e neuroni si connettono e si stimolano a vicenda. Il comportamento delle colonie cambia man mano che diventa matura, cioè più numerosa. La dimensione della colonia cambia la frequenza e i tassi di interazione fra le formiche. In una colonia matura, ogni formica ha molte più formiche da incontrare rispetto a una molto giovane, cioè più piccola. Il risultato di tutte queste interazioni ha una dinamica molto più stabile e prevedibile nelle colonie adulte. Le colonie ricordano un disturbo o un evento passato perché la posizione delle formiche cambia, portando a nuovi sistemi di interazione, che per quanto ne sappiamo, potrebbero persino rafforzarsi mentre la colonia è inattiva, proprio come i nostri ricordi si consolidano durante il sonno. I cambiamenti nel comportamento delle colonie dovuti agli eventi passati non sono la semplice somma dei ricordi di ogni formica, proprio come i nostri ricordi non sono la somma dei ricordi di ogni singolo neurone. Nessun particolare neurone o formica ricorda nulla, anche se il nostro cervello o la colonia lo fanno. Come al solito, se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se invece hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al gruppo Facebook di Anzi Italia. Grazie per la visione e al prossimo video.